mostra è dedicata alla storia di un gesto molto particolare, che è il gesto detto della disperazione, cioè una figura, maschile o femminile non importa, che corre disperatamente con le braccia protese all'indietro. È un gesto che nasce nell'antichità classica, muore per 1000 anni e poi rinasce nel Medioevo. Allora questa mostra si chiede come è nato questo gesto, perché è morto, perché e come è rinato. La mostra si articola in 3 stanze. Queste 3 stanze sono 3 facce dello stesso diamante, 3 facce che sono complementari fra loro. Una, il sarcofago antico di Meleagro e l'argento antico di Pompei, dove si vede questo gesto come nasce nell'antichità e come viene usato in particolare nei sarcofagi di Meleagro. Questo è il tempo del mito, come veniva raccontato nella stessa antichità classica. Poi c'è il tempo della storia. Il tempo della storia è la terza stanza di questa mostra, dove si vede come questo gesto, dopo i 1000 anni di silenzio, dopo i 1000 anni in cui sembra morire, rinasce nel 1265 nel pulpito di Siena di Nicola Pisano, poi negli affreschi di Giotto alla Cappella degli Scrovegni di Padova nel 1302-1303 e poi continua fino a Picasso. Dunque c'è tutta una storia di questa rinascita del gesto, una storia che però non potrebbe esistere senza il nostro sarcofago di Meleagro, perché si può dimostrare che è proprio da questo e non dagli altri sarcofagi di Meleagro che questo gesto fu preso dagli artisti del Medioevo. E poi c'è il tempo della memoria, e il tempo della memoria porta il nome di Aby Warburg, il quale in una straordinaria opera purtroppo incompiuta che chiamò Bilder Atlas Mnemosyne, cioè l'Atlante delle immagini, Mnemosyne è la parola greca per memoria, ha cercato di costruire una specie di mappa della memoria storica e visuale dell'Occidente europeo, in cui questo gesto ha una posizione importante, tant'è vero che ricorre in ben 3 tavole di Mnemosyne che sono riprodotte uno a uno nella nostra stanza intermedia, quindi è il tempo della memoria che collega il tempo del mito col tempo della storia. Il mito di Meleagro era il mito più diffuso nei sarcofagi romani. Molto spesso è la storia della caccia al cinghiale calidonio, qualche volta è invece il trasporto del corpo di Meleagro quando viene trasportato da una parte all'altra, quando è già morto con un braccio pendulo, e qualche volta invece c'è proprio la scena della morte, Meleagro sul letto di morte con dei piangenti intorno a lui. Una di queste figure, di solito è una vecchia nutrice, fa questo gesto della disperazione e questo gesto è pochissimo diffuso nell'antichità, ci sono soltanto 8 casi noti. Il sarcofago in mostra fa una scelta delle scene del mito di Meleagro. Vediamo una Moira, cioè una personificazione del fato, con in mano un rotolo dal quale sta leggendo il destino di Meleagro, cioè quello di morire giovane. Non vediamo la caccia al cinghiale calidonio, vediamo però le conseguenze di questa caccia. Quando Meleagro ha donato le spoglie del cinghiale all'amata Atalanta, vediamo anche che gli zii di Meleagro hanno portato via la pelle del cinghiale e Meleagro li uccide. Vediamo la madre di Meleagro adirata col figlio perché ha ucciso i suoi fratelli, che getta nel fuoco il tizzone. Qui era legata la vita di Meleagro, per cui nel momento in cui il fuoco consuma questo tizzone Meleagro muore. Vediamo infine le sorelle di Meleagro che piangono accanto al sepolcro e che vengono trasformate dalla dea Artemide impietosita in uccelli che volano sopra il sarcofago di Meleagro. Aby Warburg, un grande studioso dell'arte e della cultura di Amburgo, aveva elaborato una teoria interpretativa della storia culturale dell'Occidente europeo, secondo la quale l'antichità classica greco-romana formava delle coniazioni che poi restavano in uso per un certo periodo, potevano decadere e rinascere secoli dopo, in quello che chiamiamo non per niente Rinascimento. Secondo Warburg, quello che hanno di particolare queste formule di pathos inventate dall'antichità è che conservano al loro interno una specie di nucleo incandescente che sta sempre lì, anche se una formula di pathos non viene usata per molto tempo, per esempio per 1000 anni, come il caso del gesto della disperazione, può essere riscoperta da un artista, rilanciata sulla scena del mondo e ha ancora intero il suo significato patetico, il suo significato emotivo, il suo significato emozionale,
per l'artista e per chi guarda le opere di questi artisti. Tra queste c'era il gesto della disperazione. Nel grande Atlante della memoria culturale che Warburg non completò mai, questo gesto della disperazione ricorre in 3 tavole riprodotte in una sala della mostra per mostrare come il gesto della disperazione avesse nel sistema di Warburg un valore esemplare di questo sistema secondo cui il linguaggio gestuale può nascere, decadere, morire e rinascere. E questo gesto è un fossile guida, diciamo così, molto chiaro e molto parlante. Il punto culminante della mostra, dove questo gesto c'è ancora una volta, è Guernica di Picasso, un dipinto del 1937. Guernica è stata a Milano molto prima che a Madrid. Picasso non poteva certo mandare questo quadro nella Spagna di Franco, dove peraltro sarebbe stato immediatamente distrutto. È stata a Milano nel 1953 in una mostra molto importante che fu tenuta nel Palazzo Reale, nella Sala delle Cariatidi. Il Palazzo Reale bombardato pochi anni prima, nel 1943, una mostra allestita molto poveramente, appoggiando Guernica, ma parlo dell'originale di Guernica, appoggiandolo per terra. E mentre Guernica ricordava un bombardamento di una guerra civile in Spagna, lo stesso Palazzo Reale testimoniava con le proprie rovine il bombardamento alleato. Una delle figure di Guernica fa questo gesto della disperazione. Questa volta la disperazione nasce dal bombardamento di Guernica, cioè nasce da un evento di guerra, di una guerra civile nella fattispecie, e viene esposta a Milano, in Palazzo Reale, bombardato in una guerra mondiale. È un'idea che porta questo gesto fino ai nostri giorni, ci fa pensare fatalmente alle guerre del presente. Tendiamo a sentirci al sicuro nelle nostre città, ma come dimostrano i bombardamenti di Milano nel 1943, nessuno è al sicuro e qualche volta dovremmo cercare di essere abbastanza addolorati e disperati anche per il dolore degli altri, per il dolore di chi in questo momento subisce la guerra.